Vedo molti imprenditori con un potenziale enorme, ma che utilizzano la propria intelligenza per giustificare perché le cose non vanno, invece di progettare come farle andare. Smettiamola perché il lamento è un debito mentale. Ti dà un sollievo momentaneo, ma gli interessi futuri uccidono il tuo futuro e soprattutto la tua azienda. Se passi 20 minuti solo a parlare di perché le cose non vanno a livello economico o di quanto il mercato sia difficile, hai solo tolto 20 minuti del tuo tempo per essere produttivo e proattivo all'interno della tua azienda. Le imprese che dominano oggi non sono quelle che non hanno problemi, perché non ne esistono, sono quelle che hanno deciso di trovare una soluzione valida che possa risolvere quello specifico problema per cui vi lamentate. Il successo non è fortuna, è solo una decisione di focus e focalizzarsi sulle cose positive e sulle cose che si possono cambiare. Un imprenditore deve vedere ciò che gli altri non vedono. Prendiamo un esempio: Elon Musk, lo conosciamo tutti. Con SpaceX la fisica diceva che non era possibile lanciare i razzi perché era troppo costoso. Lui però, se si fosse focalizzato sui costi, adesso non sarebbe sullo spazio. Si è focalizzato sulla soluzione di quel problema, il riutilizzo. Ha guardato il modo alternativo per riuscire nella sua impresa, nella sua meta, nel suo obiettivo. Henry Ford diceva: che tu creda di farcela o di non farcela, avrai ragione. Non è una frase fatta, è una frase che ha un suo perché. Quindi se tu deciderai di farcela, la tua mente si focalizzerà su quello che deve fare, sul tuo obiettivo. Se tu decidi già in partenza di non farcela, non andrai da nessuna parte, non ce la farai perché non comincerai neanche. Quindi se fissi il muro, ci andrai a sbattere, mentre se cerchi una porta, vedrai che uscirai da quella situazione. Se oggi la tua energia va sul problema, tu diventerai il problema. Se la tua energia invece la utilizzi per trovare il sistema alternativo per raggiungere il tuo obiettivo, che sia un obiettivo personale o un obiettivo aziendale, tu diventerai la soluzione e quindi il leader. Spesso pensiamo: se avessi più soldi riuscirei ad essere un imprenditore di successo, riuscirei a fare questo investimento che mi permetterebbe di scalare l'azienda. Non è così, perché non è solo una questione di soldi. Anzi, il successo a volte è l'esatto contrario. Il successo segue una sequenza ben precisa: essere, fare, avere. Come un uomo pensa nel suo cuore, egli è. È una legge di identità. Se dentro di te c'è ancora quel piccolo artigiano schiacciato dalle tasse e da tutte le emergenze che nascono da una gestione di impresa, agirai all'interno della tua azienda, comunque al lavoro, come una persona che si deve difendere, mai una persona che gestisce e utilizza un piano d'attacco per andare avanti. I risultati che hai oggi, d'altronde, sono il riflesso di 2 anni prima, quindi di quello che hai fatto nei 2 anni precedenti. Quindi se cambi mentalità e modo di fare e utilizzi una motivazione, un focus diverso anche all'interno dell'azienda, nel tuo lavoro, vedrai che i risultati saranno completamente diversi. Il denaro che oggi entra nella tua azienda, d'altronde, non è un denaro che tu hai creato da ieri e subito oggi hai creato denaro. È stata una preparazione a questo risultato, quindi è il lavoro che hai fatto mesi precedenti. Quindi il risultato di oggi è sempre qualcosa che tu hai costruito nel passato. Sara Blakely, che ha creato Spanx, partendo da zero, racconta sempre che il padre ogni sera le chiedeva: in cosa hai fallito oggi? Se non aveva fallito, lui era dispiaciuto, perché fallire significava che aveva provato qualcosa di nuovo e quindi di alternativo. Questo ha cambiato completamente la sua identità. Il fallimento per lei non era più un muro e quindi un mancare il bersaglio, ma era la prova che stava crescendo. Ma la motivazione senza un vero e proprio sistema ti porta a sbattere ancora più forte contro quel muro. Per questo ho disegnato una piramide del valore. Chiediti adesso a che livello passi la tua giornata. Siamo nella fase esecuzione? È il livello più faticoso e meno pagato. Vieni pagato e quindi produci utile perché tu stesso ci metti energia e quindi il tuo lavoro produce utile all'interno dell'azienda? Una seconda fase è la gestione. Organizzi le persone.
Questo ti dà respiro, ma sei ancora intrappolato nella microgestione. Nella parte ancora un po' più alta c'è la comunicazione. Usi la parola per ispirare il tuo team o comunque i tuoi collaboratori e attirare i clienti. Qui l'impatto si moltiplica. Già sei a una fase abbastanza alta, ma meglio posizionarsi nell'ultima fase, nell'ideazione. Questo è il punto e il livello più alto. Qui immagini soluzioni, crei processi, automatizzi e scali. Disegni la vera e propria strategia aziendale. L'imprenditore di successo è un architetto, non un muratore. Se sei un muratore sei nella parte bassa della piramide, mentre se sei un architetto arrivi alla parte più alta, dove crei valore, stabilisci regole e crei una strategia. Più sali nella piramide, più il tuo tempo vale. Perché vi parlo sempre di sistemi e dati? Perché tutto ciò che tu lasci a se stesso, tendenzialmente, è una legge universale. Si ricolloca di nuovo nel disordine. Se lasci un giardino abbandonato, questo dopo un po' di tempo sarà di nuovo disordinato. La vostra azienda è uguale. Senza sistemi, il caos vince. Pensate a McDonald's. Non hanno vinto perché facevano l'hamburger migliore, ma perché avevano creato il sistema così perfetto che tutti potevano replicarlo. Ci sono 3 pilastri per smettere di rincorrere le emergenze all'interno dell'azienda. Il primo, i processi. L'azienda deve funzionare senza di te. Se devi continuare a lavorare affinché possa funzionare tutto bene all'interno dell'azienda, non sei un imprenditore, sei solo un dipendente schiavo della propria azienda. I dati. Devi amare i numeri più delle opinioni. I numeri non hanno sentimenti, sono razionali, sono realtà. Ti dicono sempre la verità, in modo tale che tu possa prendere la decisione giusta in maniera razionale e giustificata. 3. Prossimità. Circondati di chi è più avanti di te o di chi ha già raggiunto l'obiettivo che tu ti sei prefissato. Se sei il più intelligente della stanza, hai sbagliato posto. Non raccontate i vostri sogni ai 420, perché per alcuni potrebbero essere quasi impossibili o irraggiungibili e vi potrebbero anche criticare e giudicare per quello che voi pensate. Pianifica, studia, concentrati, focalizzati. Lascia che il successo faccia rumore per te. Stasera fate un check onesto del vostro tempo. Quanto tempo e quante ore passate a lamentarvi? Quante ore a fare il lavoro che potrebbe fare il vostro dipendente e quante a creare il vostro futuro? Iniziate oggi. Create una procedura, delegate quel compito che potrebbe fare il vostro dipendente, analizzate un dato che state ignorando o create un sistema all'interno della vostra azienda che possa portare valore, ricchezza e vi possa far arrivare all'obiettivo che vi siete prefissati. L'Italia ha bisogno della vostra visione, ma ha bisogno che diventiate architetti dei vostri sistemi. Buon lavoro a tutti!